Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pit e questo è Pit Stop Italia. Ma se tu sei Pit, io sono Stop. No, tu sei Pumpa, sempre Pumpa. Ragazzi, siamo qui oggi con Pumpa nel garage, appunto di Pumpa, quante P, l'allitterazione della P, per montare l'Haldex Control. Che cazzo è l'Haldex Control? Se volete sapere che cos'è l'Haldex Controller, scrivetecelo nei commenti. Ma no, tanto lo vedono. Ah, hai ragione, no. Vabbè, commentate lo stesso. Allora, come tutti sanno, il sistema Haldex è quel sistema di trazione integrale che utilizza la Volkswagen, viene equipaggiato su tutte le macchine a trazione integrale della gamma Volkswagen. Ce ne sono di varie generazioni, adesso mi sembra che siamo arrivati alla 6, qualcosa del genere. Comunque, la generazione 4 è quella specifica di cui parleremo oggi, che è quella installata sul mio Golf R. Tornando a noi, questo Haldex Controller non è altro che un manettino, vabbè, ce ne sono di vari tipi di Haldex Controller, c'è da quelli elettronici, centraline, Bluetooth. Io sono povero e ho comprato semplicemente un selettore con 3 impostazioni. Porta l'impostazione Eco, Stock e Race. Ma insomma, dopo andremo a farvi vedere quanto si può diventare ignoranti installando l'Haldex Controller. Ragazzi, prima di fare questo lavoro, ovviamente andiamo a staccare la batteria. Come sempre tiriamo la macchina sul crick, tiriamo in steso Pumpa, la tira su, mette i cavalletti per lavorare in sicurezza e andremo a montare l'Haldex Controller, che la posizione sta circa sotto i sedili anteriori, mi hai detto. Posteriori, sedili posteriori. Ah, sotto i sedili posteriori. È praticamente la centralina che c'è agganciata al differenziale posteriore. Fantastico. Ma tanto andiamo a farlo vedere. Allora, eccoci qua. Questa è la centralina di serie dell'Haldex. Dietro ha 2 spinotti. Noi dobbiamo andare a sganciare uno dei suoi spinotti e mettere quello del nostro controller. Il nostro controller ha uno spinotto maschio e uno spinotto femmina, quindi viene montato in serie sulla centralina. Ecco, questo è il cablaggio del nostro controller. Come notate sono maschio e femmina. Questo va montato sulla centralina. Il cavo che invece arriva dall'altro, che è agganciato sulla centralina, lo inseriamo qui. Bene, una volta collegati i cablaggi, bloccate tutto con una bella fascetta. Bene, qui sotto abbiamo finito. Ora passiamo il cablaggio all'interno della macchina e lo portiamo fino al posto dove abbiamo deciso di montare il nostro selettore, quindi davanti al cambio. Bene, una volta che abbiamo passato tutto il cablaggio e siamo arrivati nella zona dedicata, io ho deciso di mettere il selettore esattamente qui, su questo pulsante libero, in modo che su quello a fianco io posso mettere le scritte Race, Eco e Stock. Con l'anteprima di come si vedrà una volta montato il tutto. Quindi le scritte Race, Stock, Eco sul tasto di sinistra e a destra ci sarà poi la manovella che andrà a regolare. In sostanza, una volta finito sarà così. Magari la scritta Haldex andrà persa, la mettiamo da un'altra parte. Esatto. Andiamo a vedere come creare questa staffa. Assolutamente. Ragazzi, andiamo a vedere come montare il tutto sulla staffetta. Sulla staffetta. La staffetta Questa non la metto. Abbiamo passato tutti i cablaggi e ora dobbiamo montare il nostro selettore. Il nostro selettore ha un perno un po' tanto lungo, adesso è piazzato e non si riesce a vedere. Lo piazzerò qui dove realizzerò un foro, ma per il suo fissaggio dovrò costruire una staffetta che abbraccerà in questo senso la parte in plastica. Con questa? Sì, con questa. Perché grazie ad AliExpress non mi è ancora arrivata la lama della sega nastro.
piegatrici professionali, sì, sarebbe meglio. Come vedete la staffa sta prendendo forma, rimane solo più da tagliare quella parte finale e il resto è a posto. No, non devo bucare. Ed ecco ragazzi il lamerino messo a posto. Il nostro amico ha tagliato anche questa parte perché qua c'era questo pulsantino che andava a infastidire, quindi così è completamente bloccato e possiamo andare a montare la rotellina. Faremo un forellino qui con una vite Parker che attraverserà il primo strato di plastica senza uscire sulla parte estetica, quindi sulla cornice, quella verniciata di nero. E 2 forellini, uno qui e uno qui all'incirca, che attraverseranno nella parte del portaoggetti. Dalla parte del portaoggetti metteremo verso l'interno delle viti a testa bombata, magari verniciate nere, insomma qualcosa di un po' carino che non dia nell'occhio, in modo da renderlo meno visivamente impattante, italiano, Esatto. sì. Meno invasivo. Meno invasivo, insomma, per modificare il meno possibile della macchina. Qui abbiamo fatto un piccolo montaggio preliminare dove abbiamo passato il selettore con tutto il cablaggio e prima di bucare plastiche eccetera eccetera facciamo un piccolo test. Vado, non riesco a tenere il telefono in mano. Oddio, Ok. quanto Allora, va forte. adesso abbiamo provato la funzione stock. Effettivamente non è cambiato nulla. Secondo il nostro schema, ora la mettiamo in eco. In eco dovrebbe essere prevalentemente anteriore e di conseguenza sgommare come un GT. Non ha sgommato, secondo me non è cambiato nulla. Secondo me non è cambiato, ma va fortissimo. Evidentemente deve essere semplicemente una diversa gestione della trazione. Appunto, andiamo in race. Quella che ci interessa. Sovrasterzo da una Golf, wow! Ce l'abbiamo Incredibile, fatta! una Golf che sovrasterza. Via c'è il muro. Oh, ma guarda dove siamo capitati. No! La strada che vola! Wow! No! Porca troia! Noi! È micidiale! Sta macchina vola! Ragazzi, abbiamo finito, ci siamo divertiti anche a provare Sì, questo. diciamo che anche il collaudo non è andato poi esattamente male. Direi che è andato molto molto bene. Importantissimo, ricordatevi di iscrivervi al canale. Stiamo crescendo veramente tanto, questo mi fa piacere. Ho visto che tanti non sono iscritti di chi guarda il canale, quindi fatelo, iscrivetevi, non vi costa nulla, per me è una grande differenza, posso portarvi materiale di maggiore qualità. Aggiungo solo una cosa, se avete paura che iscrivendovi al canale verrete martellati, inondati di notifiche, di 1000 video, 1000, uno alla settimana ne facciamo, anche perché insomma noi lavoriamo normalmente. Faccio 3. Mi fa anche 3 lavori.
Potete semplicemente iscrivervi e non attivare la campanellina. Questo gli altri youtuber non lo dicono. Se voi non attivate la campanellina, Non vi arrivano notifiche. non certo. arrivano notifiche, Tanto nessuno sapete, vi dà fastidio. È ogni lunedì alle 21 che esce video, quindi voi vi collegate e lo vedete. Io sono Pete. Io sono Pumpa.